Ti piacerebbe creare decine, centinaia o addirittura migliaia di immagini in pochi click per i tuoi social, per il tuo e-commerce, magari creare dei certificati per gli studenti dei tuoi corsi? Nel video di oggi vediamo proprio questo, come creare tantissime immagini partendo da un template e un dataset. Se questo argomento ti interessa, in generale se ti interessano i tool di digital marketing, ti invito come sempre a iscriverti al canale e a seguire le community su Facebook, su Telegram, su LinkedIn, insomma lascio tutti i link in descrizione così puoi trovarli facilmente. Adesso non ci resta altro che entrare nella dashboard di Robolli e vedere come creare tantissime immagini in pochissimi click. Ed eccoci qua all'interno della dashboard di Robolli. Come puoi vedere ho già creato alcuni template, ma non preoccuparti perché adesso andremo proprio a crearne uno da zero. Andando con ordine vediamo sulla sinistra il menu appunto miei template, gallery di template, sono quelli che ci mette già a disposizione Robolli che andremo a vedere tra poco, i render che sono le immagini o i certificati che abbiamo creato e i dataset che dobbiamo inserire all'interno appunto del tool per andare a creare una serie di immagini in pochissimi click. Iniziamo appunto a creare un template. Per comodità io lo importerei dalla gallery così vediamo anche tutti i template che sono disponibili. Al momento di questo video i template sono 114 ma il team sta continuando a inserirne. Si possono appunto scegliere verticali, quadrati o orizzontali e come vedi sono di diversi tipi, quindi abbiamo post per social media che possono essere sia quadrati che stories, magari post in cui andiamo a inserire le quotes, certificati. Come possiamo vedere cliccando su ognuno vanno a cambiare i dati inseriti, magari qua non si vede molto bene, facciamolo con la quote, ecco che cambia il testo in questo caso, oppure per quanto riguarda questo post cambiano il testo e l'immagine. Abbiamo anche inviti per matrimoni, abbiamo un po' di tutto, post per agenzie di viaggi, post di prodotto eccetera eccetera. Poi per esempio si possono anche creare dei post, dei caroselli, diciamo, chiaramente andrà fatta una pagina alla volta. In questo caso vorrei creare un post per un'agenzia immobiliare, quindi usando questo template. Clicco su import e vediamo che immediatamente posso già modificare il template andando su edit. Da questa schermata si può cambiare tutto, quindi il colore e poi inserire il colore del brand della tua agenzia, la scritta se non la vuoi in inglese, la vuoi in italiano, non so, le icone, tutto. Puoi spostare ogni elemento eccetera. Una volta creato il template, qua sulla destra abbiamo le opzioni per ogni modulo, possiamo andare sulla pagina render. Sulla pagina render decideremo che formato vogliamo della nostra immagine, se vogliamo un JPG o un PDF, se lo vogliamo a 1080x1080 oppure 2x 3x, quindi 2 volte più grande, 3 volte più grande. E qua abbiamo gli esempi di come verrebbe inserendo dei dati. Qua ci sono già dei dati, come vediamo, per esempio cambiando il numero di bagni possiamo inserire 4 e cambia qua. Si può inserire l'immagine da una gallery di immagini gratuite, a fare un upload oppure da un URL. In questo caso poi si può cliccare su render and download, però fino a qui niente di speciale perché dovremmo andare a cambiare
per ogni immagine che vogliamo scaricare ciascuna di queste caratteristiche, diciamo. Quindi non è proprio quello che ci interessa adesso. Come vediamo, si possono fare altre cose. Una cosa è quella di andare a modificare tutti i nostri dati da un Google Sheet, ma magari questo lo vediamo dopo. Allora, a questo punto, una volta che abbiamo il nostro template salvato e ci piace, lo possiamo utilizzare per andare a creare tante immagini. Quindi andiamo su Dataset e aggiungiamo un dataset. Si può appunto scegliere un preset già disponibile oppure crearlo da zero. In questo caso lo andiamo a creare da zero. Ci chiederà su quale template vogliamo utilizzare il nostro dataset. Il nostro template è questo qua. Ancora ci va a chiedere il formato, chiaramente, perché adesso andiamo a inserire nuovi dati. E perfetto, possiamo guardarlo qua. Cosa bisogna fare adesso? Inserire i nostri dati. Quindi si può fare manualmente andando ad esempio a selezionare le colonne e inserendo i dati manualmente, ma molto più comodo è importarli da un file esterno, nello specifico da un file CSV, e poi si può scegliere se appunto rimpiazzare tutti i dati esistenti, sostituire i dati esistenti oppure aggiungerli alla fine. In questo caso non abbiamo niente. Io ho creato un Google Sheet di esempio in cui ho inserito l'URL delle immagini, il titolo di ciascun appartamento, numero di bedrooms, quindi di stanze da letto, numero di bagni, numero di metri quadrati e il posto. Una volta creato scarico il CSV, l'ho già scaricato e vado a importarlo. Ecco qua che in pochi secondi avremo tutti i nostri dati inseriti. Quindi andiamo a controllare magari il nome della colonna, e in questo caso coincidono tutti perché ho creato comunque il CSV utilizzando i titoli corretti. E una volta che abbiamo controllato tutti i dati possiamo fare render all. Come vediamo qua c'è il conto alla rovescia, diciamo, il segno che sta processando tutte le nostre immagini, e in pochi secondi ha finito e mi ha scaricato tutte le immagini. Ora, oltre ad avere scaricato tutte le immagini, le possiamo vedere anche su Rendered Image. Intanto salviamo il nostro dataset, appartamenti prova. Ok, torniamo indietro e andiamo sui render. Ecco qui, come vediamo, ne vedi di più perché io avevo già fatto una prova prima. Comunque vediamo che gli ultimi 6 sono quelli che abbiamo creato, quindi il nostro appartamento a Napoli con 5 stanze da letto, 3 bagni e 300 metri quadrati, andiamo a vedere. Napoli, 5 stanze da letto, 3 bagni, 300 metri quadrati, titolo 5 locali sul mare. Eccolo qua. Poi vediamo Sicilian House, 2 stanze da letto, un bagno, 45 metri quadrati a Palermo, eccetera eccetera. Possiamo vedere anche le altre. Quindi in pochissimi secondi abbiamo creato 6 post per la nostra agenzia immobiliare. Questo si può fare chiaramente per qualsiasi tipo di cliente e per qualsiasi tipo di social, di formato. In questo caso abbiamo diversi formati nella template gallery, ma quando si va a creare un template, quindi da zero, si può scegliere assolutamente tutte le misure che vogliamo.
per cui davvero c'è da sbizzarrirsi in questo senso. Come avevo anticipato, possiamo anche modificare direttamente da un Google Sheet. Andiamo a vedere come. Tornando nel nostro template su Render, clicchiamo su Open Google Sheet Wizard. Ok? Allora, qua dobbiamo scegliere, per esempio, quali sono le nostre colonne rispetto all'elemento. Andiamo a vedere. La image è la colonna A, il titolo è la colonna B, numero di bedrooms è la C, quindi iniziamo a inserire image colonna A, titolo B, numero di stanze da letto C, numero di bagni D, numero di metri quadrati E place F. Allora, numero di bagni D, numero di metri quadrati E place F. Come vedi, volendo possiamo cambiare anche tutti gli altri elementi in modo dinamico. In questo caso abbiamo fatto un esempio, però davvero si può cambiare tutto di questa immagine, mantenendo ovviamente il template. Ora ci chiede qual è la riga dalla quale vogliamo partire, ed è la 2, e ci dà una formula. Copiamo questa formula e andiamo a inserire qua un'altra colonna. Per esempio la possiamo chiamare Robolli formula, ma non è necessario. Ok, andiamo qua e copiamo la formula. Essendo in inglese dobbiamo fare un paio di modifiche se hai il Google Sheet in italiano. Concatena solo concatena e come possiamo vedere dobbiamo cambiare le virgole in punti e virgola. Ok, una volta che abbiamo la nostra formula possiamo copiarla per tutte le righe. Perfetto, adesso non ci resta altro che cliccare sul link per aprire le nostre immagini, o meglio per scaricarle. Eccola qua ed ecco la nostra immagine. Quindi andando a inserire questa formula non c'è nemmeno poi bisogno di andare a inserire il dataset. Quindi questo è molto comodo e per esempio ci va a creare un Google Sheet che ha già all'interno la nostra immagine nuova. Questo ad esempio può servire se crei siti con Spread Simple, ad esempio, o può servire se vuoi consegnare un database a un cliente con già le nuove immagini, eccetera eccetera. Allora ti starai chiedendo: ma quanto mi viene a costare un tool del genere che mi fa risparmiare davvero tanto tempo? La buona notizia è che in questo momento Robolli è in offerta lifetime a un prezzo secondo me veramente competitivo, ovvero $39. $39 ti permettono di creare 5.000 immagini al mese e contengono tutti le updates e tutti gli aggiornamenti futuri al piano individuale. Io ho scelto di acquistare 2 codici, quindi 20.000 immagini al mese con un numero di persone del team illimitate e tutte gli updates, gli aggiornamenti del piano business. Per ottenere questa offerta ti lascio il link in descrizione. In ogni caso, se questa offerta dovesse essere finita, ti invito a iscriverti alla community nella quale troverai sempre dei deal, delle offerte per i tool di digital marketing. In ogni caso, se ti interessa questo tipo di tool, ti consiglio di valutare anche un piano mensile o un piano annuale. Ovviamente poi dipende dalle esigenze di ognuno. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo tool, ciao!